Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un antipasto, un rotolo salato, facile e scenografico. È bello da vedere, è buono da gustare e veloce da preparare. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio nuovo libro, il romanzo La mia vita a fuoco lento, è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Inoltre su Amazon potete trovare tutte le mie pubblicazioni. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Per il nostro rustico abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti. Iniziamo dalla pasta sfoglia. Questa è la mia pasta sfoglia, quindi chi di voi vorrà farla troverà le dosi in info box per realizzarla e anche il link alla fine di questo video per vedere il video della preparazione. Avremo poi bisogno di zucchine che io ho semplicemente grigliato, abbiamo poi bisogno di bresaola e infine io scelgo di mettere della scamorza di bufala leggermente appassita. Il formaggio però potrete sceglierlo a vostro piacere, purché sia un formaggio a pasta filata. Alla fine spennelleremo il nostro rotolo con un pochino di latte. Inizio a riempire il rotolo con le zucchine. Lasciamo un pochino di bordo libero. Sulle zucchine metto subito il formaggio. La preparazione di questo rotolo è davvero un gioco da ragazzi. Sarà buonissimo e anche bello da vedere. E ora metto la bresaola. Chi di voi non vorrà usare la bresaola potrà utilizzare dello speck. Sarà comunque molto buono. E ora dobbiamo semplicemente arrotolare. Ci aiutiamo così con la carta da forno. Arrotoliamo e stringiamo. Quando arriviamo all'altro bordo, chiudiamo così al contrario. Pizzico la pasta. E la chiusura poi me la porto così in basso, quindi sulla base. Il rotolo è ben pieno, vedete? Ora chiudiamo l'estremità. Nel caso in cui voi non voleste fare la pasta sfoglia, quindi non voleste prepararla in casa, potrete utilizzare quella acquistata, però mi raccomando, un foglio rettangolare non sarà sufficiente perché la pasta sfoglia che si trova in commercio è troppo sottile, quindi dovrete eventualmente prenderne due rotoli rettangolari e poi sigillarli con l'aiuto del mattarello. Ora il rotolo è pronto, ma noi dobbiamo tagliarlo per creare proprio quello che sarà l'effetto scenico. Vado a fare dei tagli con le forbici, così. Abbiamo utilizzato questa tecnica, se ben ricordate, nel rotolo sfogliato con crema. Il taglio deve essere bello profondo, ma non deve arrivare alla base, mi raccomando. E ora i tagli noi
li apriamo in questo modo. Se esce qualche dadino di formaggio lo reinseriamo all'interno, perché è normale che questo capiti. Poi la pasta sfoglia durante la cottura, si gonfia e sfoglierà nel vero senso della parola, quindi vedremo l'effetto. Ora noi lo lasciamo così e andiamo a spennellare solo la pasta con il latte. Ora prendo una teglia da forno e ci faccio scivolare il rotolo. In questo modo. E io sono pronta per infornare. Il forno è preriscaldato in modalità ventilata a 175 gradi e lascerò cuocere per 30 minuti circa. Eccolo qui, il mio rustico appena sfornato. Ora lo lascio stiepidire e poi lo trasferisco su un vassoio. Il mio rustico è pronto per andare in tavola. Sporzionarlo sarà un gioco da ragazzi. Basterà così aprire ogni singola fetta, vedete? Ora è ancora molto caldo e filante. Vorrei farvi vedere la cottura perfetta di tutti gli ingredienti, pasta sfoglia compresa. Semplice, veloce, ma otterremo veramente un bel effetto. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questa mia videoricetta sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.